In questo video vi spiego come montare, usare e preparare file per piatto rotante. Ricordo che la macchina grande già ce l'ha il piatto rotante incluso. Il montaggio si riferisce solo a macchina media. Macchina piccola non è compatibile con piatto rotante. Il kit piatto rotante è composto di parte superiore, il driver, parte inferiore e il cavo per collegare il kit al modulo. Prima di inserire il modulo non deve essere connettata macchina a corrente né a USB. Inseriamo il modulo USB come sono le altre. Inseriamo il connettore del piatto rotante che può essere nero o bianco. Inseriamo il connettore anche a motore. Mettiamo la parte superiore e anche la parte superiore c'è una parte dritta qui. Quando lo montiamo le parti dritte devono venire insieme e spingiamo. In questo modo il piatto rotante è pronto. Il piatto rotante può essere preso da tavola con vite o con nastro biadesivo. Sopra dove mettete polistirolo potete mettere biadesivo o chiodi. Io ho inserito due piccole chiodi come questa, in questo modo. Inseriamo corrente alla macchina e questa deve essere verde o rosso, dipende dal trasformatore. Inseriamo anche il cavo USB. Adesso tutto è preparato per il primo test per piatto rotante. Apriamo browser Chrome e da browser apriamo pagina costicnc.it CM8. Scegliamo bautrate, in nostro caso per macchina media è 115-200. Clicchiamo Connect. Se vediamo che il nostro port non apparirà, togliete e inserite l'USB. Ho tolto e inserito USB e adesso clicchiamo a porto che è aperto, connetti, e se tutto è ok, qua uscirà scritta GBRL 11H. In casella G-code scriviamo Z12.8. Quando clicchiamo il bottone Ruite, il piano rotante deve fare un giro completo. Questo per verificare se tutto è a posto. Ho fatto un piccolo segno nero per verificare se il piatto fa un giro completo. Clicco il bottone Ruite e guardo. Vedete, il piatto rotante ha fatto un giro completo. Si è fermato esattamente qui. Se fate di nuovo clic Ruite, il piatto rotante non gira. Ok. Scrivete sopra G92Z0 e seconda riga lasciate Z12,8. Adesso piano rotante gira quante volte clicchiamo Ruite. Ok. Adesso creiamo un piccolo disegno per verificare se il piatto rotante funziona normalmente. Apriamo Microsoft Paint o altro programma di grafica e disegniamo un piccolo quadrato, un cerco o una figura geometrica. E lo carichiamo al nostro programma CostiCNC CM8. Scegli file e questa piccola. E qui deve apparire G-code. E qui sotto è il nostro piccolo quadrato che ce l'ha 1 cm per 1 cm quasi. Adesso selettiamo piatto rotante
E qui a quanto essere diviso un giro completo. In questo caso 8 significa un giro diviso in 8 parti. Noi ci mettiamo 4 per essere più facile quando facciamo il test. Quando clicchiamo bottone Ruite, il nostro piatto si svolta di 4 volte. Deci una volta qui, una volta qui, una volta qui e ritorno a dove è partito. Cioè la macchina fa G-code e dopo fa un movimento di motore. Fa il G-code, taglia, fa un movimento di motore. Clicchiamo Ruite e vediamo che succede. Vi ricordo che ha messo da 4 volte, un giro diviso a 4. Deci clicchiamo Ruite e vediamo che macchina si muove per tagliare quella quadratino e dopo il piatto rotante si gira un quarto. Deci macchina taglia di nuovo e guardate, ha fatto quadratino, il giro, il piatto si gira un 4. Ok, e ha finito. Il nostro piatto rotante adesso è verificato e pronto per utilizzo. Per tagliare dobbiamo avere una immagine come questa, bianco-nero. Prendiamo nostra immagine in Microsoft Paint o altro programma di grafica e prendiamo cursore da qui o spostiamo a metà per fare solo metà di immagine. In questo modo approssimativo. Così. Questo è il Microsoft Paint. In altri programmi di grafica possibile che sarà diverso. Adesso clicchiamo clic destra a cursore e da qui facciamo inverti colore. Ok? E immagine adesso diventa nero e pezzo in bianco. Ho caricato immagine in programma costicnc.it CM8. Ho selectato piano rotate table, questa, e ho messo 8 rotazioni. Ho ingrandito immagine da 2 volte e qui è G-code, risultato. Ho scelto 115-200 il baut e mi connetto con la macchina. La scritta deve essere Geberle 11H. Ho messo a piatto rotante un polistirolo di 14 x 14 cm e con altezza di 31-32 cm. Avvicino fino a caldo da questo angolo, così. Così. Aggiusto temperatura e mando un taglio.
Deci questo è risultatul, după cum vedeți. Ricordo che mettere polistirolo così può essere un po' instabile, per questo raccomando, come in altri video, mettere in orizzontale, deci mettere così, questa così e qua un chiodo per girare in questo modo. Vedete in altro video che ha messo. E così può essere un po' instabile. Comunque il piatto rotante chiede più ragione da una tagliata semplice. Questa è probabile che da prima tagliata non esce qualcosa buono, però andando avanti e usando la ragione, come ho detto, il lavoro con piatto rotante serve più impegno, più ragione da una scritta normale. Però con impegno potete arrivare anche voi a fare le cose meravigliose.